Benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di musica, ma per chi non sa suonare neanche il citofono. Ovviamente è una battutaccia che si faceva negli anni 80, ma diciamo che io sono di quell'epoca, quindi direi che battute del genere sono all'ordine del giorno. Ma a parte gli scherzi, si tratta di un'applicazione per iOS che si chiama DJI, che permette di generare brani musicali. Brani musicali che spaziano tra tanti generi, quindi una cosa molto ben fatta, anche se poi ovviamente si tratta sempre di una cosa generata, quindi non si può poi metterci mano, è difficile rieditare, però il brano viene fatto finito con tanto di testo, tanto di assoli, tanto di voce femminile o maschile, cioè è molto completo. Oggi in questa prima parte vedremo la panoramica dell'applicazione e creeremo il nostro primo brano. Ovviamente l'applicazione non è gratuita, ha dei crediti. Adesso non mi ricordo, ragazzi, avete, mi sembra, 3 giorni di prova, quindi avete 5 crediti in omaggio, mi sembra così. Non vorrei sbagliare questo mio calcolo, però mi sembra che sia così. Comunque è molto basso il prezzo, lo vedremo, e poi ci sarà una seconda parte dove andremo a fare la cosa sicuramente più interessante per chi produce musica, il mastering del nostro brano, quindi migliorare il suono, e poi proveremo la funzione vocale, ma io non credo che abbia senso di esistere. Andiamo a vedere cosa genera DJI per iOS. Come buona regola partiamo ovviamente dall'Apple Store, clicchiamo su DJI e è questa l'applicazione che andremo a vedere, e potremo subito dare un'occhiata ai prezzi. Ok, come vi ho detto nell'intro, spero, vi ho detto che praticamente non sono altissimi come prezzi. L'unica cosa che dobbiamo tenere conto è che ovviamente un credito è una canzone, ma non solo, anche qualche funzione che non è legata alla creazione della canzone ci costa un credito. Quindi, come possiamo vedere, i pacchetti sono questi e il massimo è 10,799, direi che non è tantissimo, ok? C'è poi abbonamento settimanale che non so se comprende una canzone o no, che è 2,99, quindi diciamo che è abbastanza a buon mercato per quello che fa. Bene ragazzi, possiamo lanciarla. A questo punto la layout principale è questo, e diamo un'occhiata un attimino, anzi andiamo a sentire un attimino le canzoni, perché questo poi è diciamo il fulcro di quello che serve. Io vado a prendere una canzone qualsiasi, vado a dare play, vedete qua c'è tutto il play, qua sotto c'è anche il testo se ci fosse, ma questa è strumentale, quindi andiamo a dare play. Woo! Ok, con la X si esce. Ok, dobbiamo dare lo stop, qua c'è il play, ma non è solo ovviamente strumentale, ma è anche cantata. Vediamo un po' qua se questa è cantata. Ecco, non è cantata perché qui sotto dovrebbe uscire il testo. Io ovviamente con la testa che ho, ragazzi, non mi ricordo neanche le canzoni che ho fatto cantate. Vediamo un po' questa qua. Non è cantata neanche questa, e come al solito, sapete, io mi incasino. Questa qua è cantata perché l'ho fatta ora è jazz, c'è sotto il testo, diamo il play. Ok? Ok ragazzi, quindi questo è quello che fa questa applicazione. Quindi
Tornando a noi, poi qua adesso vediamo tutto quello che diciamo concerne a tutti questi pomellini che ci sono, ma incominciamo la panoramica dell'applicazione. Come ho detto, qua sopra c'è il player, quindi possiamo andarlo a spegnere con una X oppure andare avanti nelle tracce, un play normale, come siamo abituati tutti a utilizzare. Qui invece c'è qualcosa di interessante, ma poca roba, ok? Innanzitutto qua abbiamo gli acquisti, quindi possiamo andare ad acquistare se vogliamo un pacchetto, poi ritorniamo qui e abbiamo altre cose, supporto, eccetera, eccetera. Qua possiamo andare a accedere al web, ma io mi sono iscritto, ma non mi fa più, non mi fa entrare. Qua una cartella locale, ma boh, l'ho creata, ma poi quando esportiamo la canzone lui non ci va dentro, quindi ce ne freghiamo. Qui la canzone gratis, ragazzi, possiamo andare a vedere un video, ma come vedete eh, nulla succede, quindi una cosa che non funziona, non lo so. Queste cose qua direi che le possiamo trascurare. Qua sotto abbiamo delle impostazioni, l'unica impostazione secondo me che è un po' diciamo da utilizzare è questa qui che praticamente ci permette di avere una canzone con diversi generi, cioè mixati fra di loro. Ma io la vado a diciamo togliere perché non vorrei fare poi troppa confusione in un brano. Quindi queste tre sono da sperimentare, a voi la... Ok, non vi ho detto che all'iscrizione, diciamo all'installazione avete 5 brani in omaggio, quindi mi sembra, adesso non mi ricordo bene, ma mi sembra che avete 5 o 3 dei brani in omaggio li avete. Qui abbiamo la parte principale dove si crea il brano. Ovviamente qua sotto abbiamo, come ho visto, avete visto il player, abbiamo da questa parte, ovviamente c'è il cuoricino. Se io inserissi ovviamente questa nel cuore, ok, vado qua e me la ritrovo, ok, in due cuore mi trovo tutte quelle che ho ovviamente marcato come preferiti. In questo quadratino posso andare a vedere i miei brani sotto forma di, diciamo, di copertina. Molto molto carino questa cosa. Ovviamente ho la possibilità di andare a fare il sort. Qua vado per data o titolo, ok. Il titolo, ecco, il titolo non so, io non credo che si possa cambiare perché ci ho provato, adesso riproviamo lungo. No, non so dove si possa cambiare, forse c'è qua. Ah, ecco, no, qua si copia, vedete qua copiate, da questa parte qua copiate ovviamente il testo, ma non credo che si possa cambiare il titolo. Non vedo matitine da nessuna parte, almeno se ci clicco dentro non succede niente. Non lo so, forse qui? Vediamo un po', qua abbiamo il coso, qua abbiamo, qua dentro non si clicca. Boh, non so, non credo che si possano cambiare queste cose, però ragazzi, poi provateci, aiutatemi come al solito, se io non riesco ad arrivare da una parte, ci arriverete sicuramente voi. Qui abbiamo l'esportazione, abbiamo la prima cosa che riguarda l'esportazione ovviamente sui dispositivi, possiamo mandarlo via email, possiamo mandare il brano WhatsApp, quello che vogliamo, e qui invece abbiamo, penso che questa iconetta qua sia legata a il link, ok, della canzone. Infatti se faccio così, apre in Chrome, che succede? Mi apre il player in Chrome, ok, perfetto, mi apre il player, che non sente la ceppa, ma va bene così. Vabbè, non sente niente, ma non importa, non importa. Ok, vabbè, niente da fare, così va bene così. E quindi abbiamo finito questa sezione. La prossima, e qua vabbè abbiamo le playlist, possiamo ovviamente andare a inserire i brani dentro le playlist. Creare delle playlist. Qui invece abbiamo il nostro resoconto, una specie di traguardi, quante canzoni abbiamo realizzate, quante cose abbiamo fatto, quindi qui potete spulciarvelo da voi, ma la cosa interessante sta in questo pomellino. Clicca sopra e qua abbiamo la cosa veramente interessante. La prima cosa è il mastering.
è il mastering, perché il mastering è il finale, no? Quando noi andiamo praticamente a voler pubblicare questa canzone oppure volerla dare a qualcuno, andiamo a completarla col mastering, quindi per farla sentire meglio, ok? È una sorta di equalizzazione, raffiniamo i suoni. Ovviamente ragazzi dobbiamo scegliere il brano, quindi andiamo qua a scegliere il brano qua dentro, in questa voce qua. Abbiamo anche la playlist, possiamo fare una playlist? No, non playlist, ma possiamo scegliere una playlist, vado a scegliere il brano, a questo punto devo ovviamente masterizzare il mio brano rispecchiando il genere che ho utilizzato, se no non posso aver fatto un brano dance e ovviamente equalizzarlo per jazz, quindi non avrebbe senso. Qui abbiamo tutti i parametri che possiamo cambiare, molto interessante perché poi si può sperimentare, visto che questa parte qua è completamente gratuita, infatti qua sotto non c'è scritto che abbiamo bisogno di un credito, quindi possiamo sperimentarlo all'infinito, ok? E quindi facciamolo, ok? Utilizziamo questa parte che ci viene data in comodato d'uso, come dire, quindi non costa nulla. E quindi possiamo andare a variare i parametri. Poi ovviamente quando abbiamo finito tutto il nostro maneso di aver modificato tutto, andiamo sotto e possiamo generare il brano, ma questo lo faremo in un altro video. Adesso andiamo a generare un brano poi. Qui invece abbiamo la parte di trim che sarebbe accorciare la canzone, ma come vedete qua ci costa un credito perché ovviamente è come generasse un altro brano. Anche qui si sceglie la canzone della nostra libreria e poi si va ovviamente a fare questo lavoro qua. Questa parte qui, ragazzi, io non l'ho caputa, ma la capirò perché poi ve la porterò sul canale, è il vocale, quindi potete, non so se possiamo fare un brano con la nostra voce oppure possiamo mixare la nostra voce in il brano che abbiamo fatto, però non si sente il brano quando tu registri. Qui possiamo scegliere sempre il brano, ma non si sente quando parte il record. Attenzione che poi, ecco, se voi riuscireste a capire, fatemelo sapere, che ovviamente io porterò il video nominando ovviamente la persona che mi ha dato questa mano. L'ultima fase remix, anche qua serve un credito. Il remix serve a praticamente a remixare il brano, ok? Facendolo diventare un pochino di un altro stile, un altro genere. Questo va provato, però è un credito. E qui possiamo anche remixare la voce, dare un prompt che cambi un po' le carte in tavola. Ma ora concentriamoci a andare a creare il primo brano. Pronti a generare il primo brano? Allora ragazzi, innanzitutto dobbiamo andare a scegliere il genere. Cosa è il nostro brano? Cosa vogliamo fare? Partendo dal rock fino ad arrivare, ovviamente c'è anche la dance e tutto il resto. Io creerò, visto che ne ho fatti un po' per provare, un brano rap, anche se il rap non è che mi piace tantissimo, però voglio mettere alla prova questa applicazione. E quindi la prima cosa è genere. Ricordatevi che se flaggate quella flag di multigenere, ne potete scegliere due, quindi mixiarli fra di loro. L'atmosfera, ragazzi, cosa può essere un rap? Cupo, ovviamente. Energetico, energetico. Poi abbiamo altre impostazioni, anni 90, anni 80. Però un rap anni 80 ci starebbe bene. Io faccio energetico anni 80. Ale, così facciamo una cosa un pochino più di casa nostra. Poi andiamo sotto e dobbiamo scegliere da chi farlo cantare, uomo o donna. Io sceglierei l'uomo perché la donna è brava, ma l'uomo è più rap, dai, rappaccio, quelli proprio rap. No, mettiamoli tutte e due, dai. Per par condition, mettiamoli tutte e due e vediamo che succede. Ecco una cosa, se volete fare un brano strumentale, cliccate qui, occhio che si annullano le voci, ok? Almeno a me è sembrato così, quindi è meglio non cliccare su acustico, queste cose qua, perché le voci si annullano. Andiamo a scegliere lo stile, abbiamo un altro stile da poter scegliere, quindi... Trump. No, 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 no. Punk, aggressivo, vivace, vediamo un po' dance. Io farei un bel pop dance che ce lo possiamo anche ballucchiare.
quando facciamo una festicciola a casa nostra. Poi qua ci sono gli strumenti. Cosa vogliamo che appaia all'interno del nostro brano come strumento? Io ci metto un saxofono, vediamo se c'è due. Ah, e mettiamoci il violino, dai ragazzi, violini e saxofono. Facciamo una cosa un po' diversa. Riferimento, possiamo caricare una foto che e poi lui ci va a costruire il brano sopra, ma non lo faremo. Fatelo voi, vedete un po' e poi me lo sappiate dire. Qua abbiamo un'altra sorta di scelta, questa è il, come dire, a come deve apparire il brano, come deve essere equalizzato, penso. Scuro, grezzo, io lo metterei luminoso. A questo punto abbiamo scelto tutti questi parametri, ci siamo ovviamente come dire, consultati con i nostri esperti e non ci resta che andare a infilare qua dentro un testo. O lo fate scrivere da voi o fate come me, che ho fatto un test con le AI e praticamente me lo sono fatto, rimettiamoci, ecco, con le AI me lo sono fatto generare, vediamo che succede, ok? Una cosa, visto che il testo in inglese, è meglio andare qui e fare hang, ok? Hang. Qua dentro invece possiamo scegliere diciamo, un musicista, ok? E io sceglierò VIP, che c'ho già più VIPs, e poi lo studio di registrazione. Io farò X, ok? A questo punto possiamo far generare il brano. Siete pronti? Siete pronti ragazzi? Allora 3, 2, 1, vai! Ed ecco le note che irradiano il nostro dispositivo e quindi siamo pronti per andare a fare il primo ascolto, perché poi tra poco crea un preview molto grezzo e per farvi ascoltare il brano com'è. Allora c'è stato un errore, però può capitare, si vede che magari la richiesta è tanta. Andiamo a sentire cosa ha combinato. Wow. Ok, fermiamoci qui. Andiamo qua, nella parte, sì, lo so che non c'ho più brani, grazie. Per la scienza li ho sprecati tutti. Qui stiamo generando, vedete qua ha generato già tutto e se dovesse ancora generare, ovviamente c'è generare un brano, c'è un pallino. Andiamo ad ascoltare il brano che è completo. Check the clock, but the time is a ghost. Moving through the coast where the heat hits the most. Got the double breasted suit with the padded shoulders. While the night turns cold, but we're feeling bold. I see the grid line glowing in the digital dark. Every step that I take is a little one spark. Got my high speed chasing a world of chrome. Never looking for a map, never. I'm a lightning bolt trap. I'm aiming it true, turning every shit higher than the skyline. Avete capito? Avete capito che succede? Ok, allora, ecco ragazzi, se non verrà monetizzato demonetizzeranno questo, un super grazie, sarebbe gradito per il lavoro di Gennaro. Andiamo a sentire il bonus, ecco, ci dà sempre un bonus che non zezende, eccolo, era quello la bozza. O era il contrario, non so, adesso andiamo a vederci. Ah, quello è masterizzato, sapete quasi. Questo è proprio fischietto, Sì, questo è il bonus. Quindi ci dà 2 brani con un solo credito. Io infatti vedete che io li ho finiti tutti, ma per la scienza ho voluto provare, infatti sono a 0. Bene ragazzi, la prossima mossa sarà andare a fare il mastering di una canzone.
Allora, abbiamo visto DJI AI per iOS, un'applicazione che genera musica, quindi ragazzi sperimentatela, avete 3 giorni gratuiti, poi i crediti costano molto poco e quindi ragazzi direi che abbiamo uno strumento nelle mani che ci permette di creare musica sia per noi stessi, no? Per anche i video che facciamo, non andiamo a vendere, dai, su, lasciamo spazio ai musicisti. Quindi non andiamo a vendere questi brani, teniamoceli per noi. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video, forza, condividetelo con i vostri amici, che mi date forza anche a me, vi date coraggio. Se arrivano commenti positivi, Gennaro si gasa, e se arrivano negativi, non è vero, se arrivano negativi li prendo lo stesso, quindi non c'è problema. E poi se volete, ovviamente alla fine di questo video c'è sempre la stessa tiritera, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e se volete azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo vi do un abbraccio, ci vediamo presto.